Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, uscita numero 23, Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini in scala 1/8, bellissima, bellissima ovviamente perché per chi ama questa auto. Andiamo subito a vedere cosa ci danno in questa uscita. Abbiamo il braccio della sospensione posteriore sinistra, prendiamolo, eccolo qui. Tutto in metallo, ovviamente in metallo quello che abbiamo montato prima sarà in metallo anche questo. Eccoci qua, andiamo a prendere quindi il nostro telaio. Ok, abbiate sempre cura, mi raccomando, di non appoggiarlo per terra perché gravereste tutto sulla staffa in plastica col rischio di danneggiarla. Mettetelo così. Una volta messo poi questo pezzo qui potrete appoggiarla come volete, come abbiamo fatto poi anche, se avete visto i video precedenti, con questo lato qui. Torniamo a noi. La molla è già stata inserita, ci è stata data nel numero precedente il numero 22. Adesso andiamo a montare l'ultimo braccio delle sospensioni, che è il sinistro. Prendiamo questo, ecco qui, perfetto. Lo andiamo ad appoggiare nella sua sede, una è qui, la mezzaluna, qui, andiamo a fermarlo con una vite subito JM, ricordate che abbiamo già fatto il filetto nel video precedente. Createvi sempre ragazzi i filetti perché sono importanti, vi ho spiegato il perché. Giriamo al contrario, ecco qua, sentite il clac, potete avvitare in sicurezza. Accertatevi sempre che qui, accertatevi che qui appoggi perfettamente bene, altrimenti rompete la staffa che è in plastica. Non deve essere assolutamente alzato, deve essere completamente appoggiato, come adesso. Perfetto. Prendiamo questo, il morsetto, la staffa, la posizioniamo, ricordatevi, con la parte liscia verso l'esterno del telaio, quindi verso la sospensione, e la parte, questa qui, guardate, un attimo che metto l'immagine a fuoco, così, ecco. Scusate, ma se non riesco a farvela vedere, eccola lì, vedete? Da questo lato è tutta liscia qui, mentre qui abbiamo questo intaglio. Questo va messo all'interno del telaio, cioè così. Ok? E andiamo ad avvitare, in questo caso lo giriamo perché è all'interno del telaio da questa parte, e andiamo a avvitare con un cacciavite a croce punta piccola le due viti LM che avevamo già posizionato nel fascicolo precedente, ce le eravamo preparate, vi ricordate? Perfetto, sono perfettamente serrate, controllate anche le altre, perfetto, non dovete esagerare ma non devono essere morbide.
Controlliamo se la staffa è imbattuta perfettamente al telaio, e lo è. Questa no, questa va avvitata ancora, vedete? Questa va avvitata ancora. Però in realtà andrebbe avvitata ancora. Ma se insisto, attenzione, se insisto, visto che la vite è diventata molto dura, la vite mi si spezzerà sicuramente all'interno del filetto. Lasciamolo così. Tanto ripeto, quella è solo una guida, è questo che tiene la sospensione. Perfetto. Io ho già fatto, ma voi prendete le viti JM, ne serviranno 4. Eccole qui. Ne prendete una e la bagnate nel grasso, ok? Come vi ho fatto vedere nei filmati precedenti. Vi create 2 filetti, adesso vi faccio vedere dove, anche se è spiegato benissimo nelle istruzioni, poi la ribagnate e con la stessa vite vi fate i 2 filetti anche dall'altra parte. Pulite con la carta gli eventuali residui di olio o grasso, perfetto. Infatti, se guardate, i filetti li potete vedere anche da voi. Un attimo che metto a fuoco. Ecco qui, vedete? L'ho fatto qua, qua, qua e qua. Perfetto. A questo punto ci dice di prendere la staffa dei bracci delle sospensioni posteriori e la posizioniamo sopra i 2 bracci, controllando che le alette forate della staffa combacino con le colonnine forate del telaio. Quindi così. Ecco qua. Per fare questo, però, attenzione, non fate l'errore di avvitarle così, perché rovinate subito il pezzo. Dovete esercitare una leggera pressione sulla staffa in modo da farla entrare completamente nella sua sede sopra i bracci delle sospensioni posteriori e a filo dei morsetti. Questi, vedete? Si intende che questa plastica deve arrivare a filo dei morsetti una volta avvitata. Quindi cosa facciamo? Premiamo qui, vedete? Ecco qui, prendiamo una vite, la puntiamo senza avvitarla tutta, vedete? La puntiamo solo, una, e facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Guardate con che semplicità io avvito le viti una volta creati i filetti. Ecco qua. A questo punto creiamo la leggera pressione qui, così va giù, e avvitiamo piano piano. 1, 2 e lasciamo. Andiamo di qua, schiacciamo giù, 1, torniamo di qua, avvitiamo anche queste 2 qui e controlliamo tutto. Qua è a posto, qua è a posto, ok? Vedete che è tutto a filo qua adesso, i morsetti con la staffa delle sospensioni. A questo punto abbiamo terminato. Vediamo soltanto cosa ci dice dietro, ma abbiamo finito di sicuro. Sì,
Controlliamo, ecco vedete, a questo punto non c'è più rischio, possiamo appoggiarlo così. Controlliamo la sospensione che funzioni, guardate, 1 e 2, perfetto, vedete? Bene ragazzi, questo numero 23 termina qui, adesso procediamo con la seconda parte del video dove darò possibilità a chi lo desidera di poter vedere la rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 23 e nella terza e ultima parte del video darò la possibilità sempre a chi lo desidera di dare lettura e visione all'interno di tutto il fascicolo. A dopo ragazzi. Fascicolo numero 23 e questo è il punto in cui siamo arrivati con tutto questo montaggio. Guardate che meraviglia. Vi chiedo scusa per le immagini mosse, ma diversamente se metto giù così si vede, ma non riesco a far stare tutto nell'immagine. Più avanti, quando ci sarà la possibilità, cercheremo di investire anche qualche soldino per le attrezzature. E quindi ragazzi, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E Michele è contentissimo. Ricordatevi anche che ho una playlist sul canale dove potete vedere altri modelli che magari vi possono interessare. Il motore praticamente tutto in metallo, cerniera in metallo, portiera anteriore sinistra in metallo, vetro basculante, questo l'interno, cofano anteriore metallo anche questo, retina quella forata in metallo, questa esterna la mascherina in plastica, paraurto in plastica verniciato in maniera eccellente, bellissimo, cruscotto plastica, chiave plastica con l'interno in metallo che sarà quella che potrà garantire il contatto, permettere il contatto per l'accensione delle luci e la simulazione sonora del motore, cerchioni in metallo verniciato, coppa cromata in plastica, gomme, sedile spettacolare, tessuto vero, similpelle, traliccio completamente in metallo, ganci in metallo da unire poi agli elastici per dare consistenza alla seduta e allo schienale e addirittura questa specie di fascia lombare e sacrale qua, come in quella vera, bellissima. E questo è il telaio che abbiamo appena finito, su cui siamo intervenuti montando l'ultimo braccio della sospensione posteriore. Ecco qui, guardate ragazzi che bellezza. Va bene, ci vediamo adesso per l'ultima parte del video. Eccoci di nuovo qua per questa terza e ultima pagina, chiedo scusa, per questa terza e ultima parte del video, dove potrete dare lettura e visione a questo fascicolo, il numero 23, e mentre lo fate, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi. Seconda pagina di copertina, dedicata ai numeri utili e servizi. Buona lettura e buona visione. Non c'è musica, ma nella biblioteca mica si può sentire musica o fare rumore. La realtà è ben diversa e chi mi segue lo sa, non sono capace a fare video mettendo dentro musica o mettere delle icone dove dirvi di iscrivervi e di attivare la campanella. Per questo motivo lo ripeto sempre a voce. Penso che una volta che riuscirò
perché ci riuscirò a fare anche questo, sarò così abituato che oltre a vedere le immagini con sopra scritto iscriviti al canale e attiva la campanella, ve lo dirò anche io a voce. Queste sono le fasi del montaggio, andiamo più veloci, le abbiamo già viste, anche se non perfettamente bene, perché sapete che Michele le legge già prima e poi cerca di darvi un riassunto di quello che è più importante, ma ricordatevi sempre che le informazioni sul montaggio dovete sempre guardarle, mi raccomando. E poi se volete prendete qualcosa di quello che dice Michele, se vi può essere utile, e lo utilizzate. Se no, nulla di quello che vi dico è indispensabile. Guardate quanto è ricca la collezione della Citroen 2 cavalli Charleston. Dicevo quanto è ricca di contenuti. La storia su altri modelli, se mi seguite, non è proprio così. Ci sono le istruzioni del montaggio, ovviamente le immagini, ma veramente poco sulla storia, peccato. Qua è veramente un mini libro e per gli amanti del genere non può che essere qualcosa di veramente piacevole. Ed eccoci qua. Siamo arrivati alla fine anche di questo numero 23. Michele vi ringrazia del vostro tempo. Saluta voi a tutti i vostri cari più cari. Vi auguro una serena serata e vi dà appuntamento al prossimo video che è il numero 24. Ciao ragazzi, alla prossima!